Buonasera a tutti, mi viene da sorridere perché di solito nel mio lavoro sono io che metto altre persone sul palcoscenico, metto altre persone davanti alla telecamera e oggi che ci sono qui io effettivamente dico che non è così semplice. Vi racconto un film, la storia di un bambino. Questo sono io, quando avevo 4 anni. Sì, avevo i capelli. E da bambino avevo 3 sogni semplici: diventare un giocatore NBA di pallacanestro, diventare un giocatore di calcio di Serie A o diventare un attore di Hollywood. 3 sogni comuni che hanno un minimo comune denominatore, una grande ambizione. Però anche 3 sogni, a pensarci bene, che bambini della mia età cresciuti negli anni '80 avevano, cresciuti col Verona di Bagnoli, io sono di Verona, cresciuti con le prime immagini NBA in Italia, cresciuti con film come E.T., come La storia infinita, che hanno segnato una generazione. E da bambino avevo una grande fantasia, una grande creatività e alla notte sognavo molto. E con pazienza ogni mattina raccontavo a mia mamma cosa vedevo. Sognavo castelli fantastici, paesaggi infiniti, animali selvaggi. Una sera, durante un sogno. Zeno, sveglia, sveglia. Io sono Danilo Gallinari. Adesso non mi conosci, ma sicuramente in futuro avrai l'opportunità di conoscermi. E volevo dirti, dobbiamo riconoscere il fatto che non sarai mai un giocatore NBA, non sarai sicuramente mai buono come me, però avrai una tua speranza in futuro e soprattutto il futuro sarà roseo e un giorno capirai che ci sono tante cose che ti aspettano avanti a te. Gallinari uccideva le mie ambizioni NBA fin da bambino. Senza problemi, sarei diventato un grande giocatore di calcio e avrei vinto la Coppa del Mondo con la maglia della nazionale italiana. Passa un po' di tempo, altro sogno. Ciao Zeno, sono Alessandro Del Piero. Ora non mi conosci, però sono qui per dirti una cosa molto importante, anche duretta da digerire. Non diventerai mai un calciatore, non diventerai mai un campione del mondo di calcio. È impossibile, credimi. So che è dura, però poi così è meglio che te lo dica adesso, così ti concentri su altre cose. Una cosa positiva e bella te la devo dire, però diventeremo grandi amici e diventerai magari un campione del mondo in un'altra attività. Per cui ci vediamo presto. Ciao. I miei 2 idoli sportivi uccidevano ogni ambizione sportiva che avevo. Quindi con 2 sogni falliti su 3 ho pensato che il terzo fosse troppo difficile da raggiungere e ho virato su qualcosa di più sicuro, qualcosa che avevo. Avrei seguito le orme della mia famiglia e avrei lavorato nella società di costruzioni con mio papà, che ho sempre ammirato. Era una strada sicura. E per questo mi sono laureato in architettura a Firenze. Più che della parte progettuale, però, mi è sempre interessata la parte commerciale del lavoro. E finito con gli studi in Italia sono andato in America, a Los Angeles, per imparare come gli americani spiegavano il marketing, come insegnavano le tecniche di vendita, tutte cose che mi sarebbero servite di lì a poco nel mio lavoro. E nel frattempo, finché ero a Los Angeles, mi innamoravo di questa splendida città e Hollywood iniziava a essere vicina anche dal punto di vista geografico. Ma la mia vita era su binari ben precisi, lavorare con la mia famiglia. Ma siamo all'interno di un film, ve l'ho detto. E come in ogni film c'è un colpo di scena, un twist della sceneggiatura, come dicono gli americani. La crisi economica che avanza in Italia toglie ogni ambizione. La strada sicura che c'era prima non c'è più. Le sicurezze spariscono. E allora mi viene in mente una frase che mi diceva sempre mio padre. Zeno, ricordati il mio consiglio, cerca una nicchia di mercato e prova ad essere il migliore. Nel momento di massima difficoltà mi sono detto, cosa faccio? Mi arrendo o combatto? Dovevo ripartire da zero, anzi, facendo un gioco di parole col mio nome, ripartire da Zeno. Fai quello che sei, mi sono detto. In tasca avevo passione e ambizione e soprattutto una grande idea, un grande progetto, puntare a Hollywood. E con una sorta di all-in mi sono buttato dentro in questo mondo dove avevo già iniziato a muovermi. Oggi, dopo 15 anni, sono proprietario e fondatore
di una società con sede a Beverly Hills che si chiama Cangrande, il cui nome ovviamente è un omaggio alla mia Verona. Il mio lavoro consiste nel condurre in prima persona tutte le trattative per definire la presenza dei grandi nomi dello sport, della moda, del cinema, dello spettacolo, ad eventi televisivi, campagne pubblicitarie, produzioni cinematografiche. Ero andato in America per imparare a gestire e a vendere edifici e ad oggi sono un venditore a tutti gli effetti. Vendo talento, vendo sogni, vendo persone. Detta così suona malissimo, infatti vi vedo le facce, ma siamo all'interno di un film, non dimenticatelo, siete voi che dovete distinguere finzione e realtà. Adesso usciamo dal set, vi porto dietro le quinte del mio lavoro per farvi vedere e spiegarvi come funziona una trattativa Hollywood, che è un mondo particolare, un mondo a sé stante, con regole tutte sue. In una trattativa la fase principale è i primi 3 minuti, dove non bisogna mai parlare dell'oggetto di vendita. Questa è una cosa che mi hanno insegnato gli americani, che ti insegnano a ribaltare i concetti, vedere le cose da un altro lato. Un'altra cosa fondamentale, la stretta di mano conta tantissimo, è il vostro biglietto da visita. Quindi, sguardo fisso negli occhi, sorridete, ripetete il nome della persona che avete davanti, è essenziale. Adesso, restando sempre in ambito cinematografico, quanti di voi sulle mani si ricordano il film Jerry Maguire? Bene, abbastanza, ok. C'è una scena bellissima dove Cuba Gooding Jr., che fa il giocatore di football americano, fa urlare a Tom Cruise: coprimi di soldi, coprimi di soldi, non so se ve la ricordate. Questa è una cosa che possiamo tenere come base per tutte le cose Hollywood, perché se è vero che a Hollywood tutto si muove con i soldi, è anche vero che ne hanno abbastanza per dire no a qualsiasi cosa gli si venga offerto, se c'è qualcosa che non quadra nel contorno. Quindi è altro spesso quello su cui io devo far leva. Devo guardare con i loro occhi, con una ricerca costante negli interessi personali, perché alle volte il dettaglio fa la differenza. Quello che viene proposto in contorno è più importante di quello che c'è sul piatto. Perché a Hollywood io ho una regola che mi tengo sempre in mente. La chiamo la 5 per 1, che la divido in 2 fasi, ricerca e chiusura. Mi do 5 tentativi per trovare il talent giusto e 1 mese di tempo per chiudere trattative e contratto. Se esco da questi paletti, so che la situazione non è così tranquilla, perché una delle 2 parti vuol dire che non ha urgenza di chiudere. Quindi devo essere bravo sempre a spingere sui tasti giusti. Perché a Hollywood è come una partita poker, dove devi essere un chirurgo. Hai 0 margine di errore. Non puoi sbagliare, perché altrimenti sei fuori. Devi essere bravo ad anticipare le mosse di chi ti sta di fronte. È come un duello di spada, devi sapere quando affondare il colpo e quando tirarti indietro. Perché una fase essenziale in una trattativa è saper tenere sempre il coltello dalla parte del manico. E qui è molto difficile, perché sei tu che insegui loro e sei tu che speri che loro ti ascoltino. E il tutto deve essere sempre fatto con la massima specializzazione e precisione. Perché è un lavoro dove la concentrazione deve essere massima e la professionalità altissima, perché se non conosci le regole di questo gioco non arrivi al traguardo. È un lavoro che puoi fare da solo, 24 ore al giorno disponibile, perché hai clienti in tutto il mondo e devi onorare i loro fusi orari. Da solo perché la tua forza sta nel rapporto di fiducia che hai con i clienti da una parte e con gli attori e la gente dall'altra parte, che vogliono che sia tu che muovi i fili, vogliono sentire la tua voce. Ne consegue che l'unica e la più forte forma di vendita qui è il passaparola, la tua reputazione è quella che ti precede. Adesso vi ho dato 5 punti che possiamo prendere teoricamente e trasferire a ogni trattativa. E invece no, perché alla fine l'unica cosa che conta veramente è l'esperienza. Quando si lavora con la soggettività degli altri, e qui gli altri sono volubili, non c'è una regola fissa, non c'è uno schema predefinito. Un attore, un artista ha un talento enorme e una sensibilità molto particolare
che si esprime sotto varie forme. E le richieste che ti fanno alle volte sono molto particolari. Gli americani dicono "the devil is in the details". Il diavolo sta nei dettagli. Adesso vi faccio alcuni esempi di dettagli, risultati fondamentali per chiudere dei contratti. Questo cane è stato fondamentale per chiudere un contratto da $2 milioni. Il cane. Questo è un cane famoso, perché il suo padrone è molto famoso. E dovunque va il padrone, va il cane. E il trattamento che deve essere riservato a questo cane è un trattamento 5 stelle extra lusso, perché loro te lo richiedono. Ti chiedono 20 giochi per il cane, ti chiedono un letto comodo per cani, ma non 1, 3, perché uno deve essere messo in albergo, uno deve essere messo nel camerino, uno deve essere messo nel set. E ti chiedono un cibo degno di un 3 stelle Michelin. Questo è un cocktail che si chiama penicillin. Quanti voi tigri del sabato sera lo conoscono? Vediamo adesso. Vi voglio vedere. Nessuno. È una cosa... No, un eroe. Questo è un cocktail preferito da un famoso attore. Firmo questo attore, dopo 1 minuto di tempo mi arriva questa mail. Titolo: penicillin cocktail. Sotto la ricetta. Telefono, dico, faccio un controllo perché sono educato, li chiamo e gli dico: guardate, mi è arrivata questa email penicillin, cocktail credo che sia per il vostro barista che state organizzando la serata. Risposta: no, è il cocktail preferito dell'attore. Devi dire al tuo cliente di predisporre un barista 24 ore su 24 disponibile, pronto a prepararglielo. In 3 giorni l'ha preso una volta, c'era lì il barista. 6 valigie piene di scarpe, richiesta che mi viene fatta da un artista donna. Vedo uomini che scuotono la testa e dicono: sì, anche mia moglie me la fa e non è un artista. Erano 100 paia di scarpe per 2 giorni di campagna pubblicitaria. Se l'artista fosse stata sveglia, perché ho fatto i conti, 24 ore, avrebbe potuto cambiarsi un paio di scarpe ogni 33 minuti. Pensate alla faccia del cliente quando gli sono andato a dire che doveva pagare decine di migliaia di euro per trasportare queste valigie. Però senza valigie non arrivava l'artista. E questi sono dettagli di un mondo particolare, dove la forza è la creatività. A Los Angeles c'è una luce particolare, sarà la temperatura, è 20-25 gradi tutto l'anno, distingui l'estate e l'inverno a seconda di quanto tramonta il sole. Ma a Hollywood e Los Angeles hai la sensazione di voler fare qualcosa, di poter fare qualcosa. E Hollywood è un microcosmo dove entra il meglio del meglio, dove il livello intellettuale delle persone è altissimo, dove ti giudicano per quello che hai in testa, non per quello che appari, e dove è un continuo sgorgare di idee. E sei sicuro che l'idea che sta uscendo in questo momento è migliore di quella precedente. Ma la forza di questo sistema, che vive su un'estrema competitività, è al suo tempo anche la sua debolezza, perché è una centrifuga che ti prende e ti travolge. A Hollywood ogni giorno è una battaglia e nulla è sicuro, neanche per gli attori, perché tutti i lavori sono instabili. E se c'è una cosa che capisci subito, che da fuori sembra un mondo enorme, in realtà alla fine è un microcosmo e l'elite è una punta della piramide dove tutti si conoscono, ma se sbagli sei fuori. Perché alla fine quello che conta è quello che tu porti. Io oggi vivo a Beverly Hills e con Hollywood ci lavoro ogni giorno. E se dovessi scrivere una lettera, se dovessi parlare al bambino Zeno Pisani, gli direi di stare tranquillo, che alla fine tutto si realizzerà, anche se diciamo in una maniera diversa.
Gli direi di stare tranquillo, di credere in se stesso, perché la passione è quello che conta, l'amore nelle cose che si fanno, anche se l'amore costa sacrificio. Ed è vero, per fortuna non sono io a recitare su un palco, perché sennò la tensione mi distruggerebbe, ma non ci sono io nei film, non sono diventato un attore, non ci sono io nelle campagne pubblicitarie, ma sapere che quell'artista è lì, perché io ho contribuito a fare qualcosa e perché c'era un bambino che sognava, mi rende veramente orgoglioso. Come dicono gli americani, shoot for the moon, even if you miss it, you will land among the stars. Punta sempre alla luna, anche se la mancherai, comunque atterri fra le stelle. A oggi, grazie. A oggi sogno ancora molto la notte, come da bambino, solo che al posto di raccontare i sogni a mia mamma, oggi li racconta a mia moglie. C'è stata un'evoluzione. Pochi giorni fa, durante un sogno. Zeno, Ricky Martin here. Welcome to Hollywood, bro. All the best. E questa è la fine del mio film. Grazie a tutti.